Ciao, sono Tiziano Zanotti e oggi ti parlo di un libro che spesso divide i musicisti e i teorici dello studio dell'armonia e che non può però mancare nella tua biblioteca. Questa serie di video che sto facendo serve infatti anche a contestualizzare alcuni testi storici, aiutandoti a capire quando ha senso leggerli e cosa possono offrirti al di là delle difficoltà o della fama che hanno. Questo è il manuale di armonia di Arnold Schoenberg che fu pubblicato nel 1922. La versione italiana è uscita per il Saggiatore e conta 545 pagine più un appendice con esercizi redatti da uno dei suoi allievi. È un libro molto particolare. Schoenberg scrive sempre in prima persona, in modo discorsivo, spesso raccontando la propria esperienza diretta come compositore e insegnante. È anche molto polemico nei confronti del metodo di insegnamento della teoria musicale di quell'epoca e questo lo rende interessante da leggere ma non sempre facile da seguire. Non contiene esempi della letteratura musicale, ma molti esempi originali scritti da lui stesso, con l'intento di trasmettere la propria logica compositiva. Il percorso che propone nel libro ha l'obiettivo, neanche troppo nascosto, di giustificare e preparare il terreno al suo approccio atonale, mostrando al tempo stesso una profonda conoscenza dell'armonia atonale. È un testo che non è comodo se sei un autodidatta, a meno che tu non sia molto determinato e molto costante nel cercare all'interno dei suoi discorsi il succo dei concetti che vuol farti passare. Detto questo, per chi ha già una buona preparazione, può essere molto utile per riflettere sulla transizione dalla musica tonale alla musica del Novecento e per comprendere meglio il pensiero musicale di Schoenberg. Alcune sezioni sono particolarmente interessanti, ad esempio quella dedicata alla modulazione e il capitolo intitolato Ai confini della tonalità, dove parla di accordi vaganti, accordi di nona e anche accordi per quarte. In sintesi, non è un libro pratico per studiare armonia passo dopo passo, ma è molto utile per chi vuole approfondire la visione di Schoenberg, capire da dove parte la sua idea musicale e dove vuole portarti. Non bisogna dimenticare che Schoenberg è stato probabilmente il musicista più influente, insieme a Stravinsky, di tutta la musica del XX secolo. Per questo ti dico che è molto importante cercare di capire la sua logica e le sue idee sulla composizione musicale. Come sempre, se senti di aver bisogno prima di chiarirti le basi teoriche e armoniche, ti consiglio di iniziare dal mio corso Music Plus, il primo corso online per potenziare le tue capacità musicali tramite il pianoforte. Trovi il link in descrizione. Fammi sapere nei commenti se conosci già questo libro o se ci hai già lavorato sopra, da solo o in qualche corso. E iscriviti al canale YouTube Music Plus cliccando sulla campanella per ricevere le anteprime delle prossime recensioni. Ciao!